Tutti che ti dicono cosa fare e cosa non fare, ti dicono che posti visitare, dove andare a mangiare e ti raccontano tutti gli errori che hanno fatto e che tu non devi assolutamente fare. Te ne raccontano così tanti che tu a fine video pensi: oh Beppi, manco mal che ho visto sta guida, chissà quanti giorni sarà durare senza. Io a questa domanda ho voluto dare una risposta, perché alla fine sono uno che di sbagli nella vita non ne fa di certo poco. E se c'è una cosa che ho imparato è che se sai come affrontarli, gli errori non sono altro che storie da raccontare. Decido quindi di fare lo zaino con le poche cose che ritengo essenziali e partire, senza aiuti, senza guida, per uno di quei posti dove di pericoli ce ne sono e come. E chi lo sa, se mi va bene non solo ne esco vivo, ma magari riesco pure a farli ripartire. Il primo grande obiettivo che mi ero posto era arrivare a destinazione. Sarei partito da Milano per arrivare a Chengdu, in Cina, per poi volare a Bangkok, per poi rivolare verso Phuket, la prima delle 4 mete di questo viaggio. Appena arrivato all'aeroporto di Changshu, la mia prima direzione è stata un miraggio. Potrebbe andare molto peggio. Terrificante questo. Dopo aver fatto rifornimento, ho trovato un bel posto comodo dove dormire 4 orette e sono ripartito. Tappa velocissima a Bangkok e ulteriore aereo per arrivare finalmente a Phuket. Carico come una molla per iniziare questo viaggio. Where is your jacket, signor Presidente? Joe, where is your jacket? Where did you leave it? Here in the fucking plane. No, poor baby. I go to ask. Walk of shame. What do we have here? the content. Day one. Diciamo che rispetto agli errori che farò dopo, Oh shit. non mi è andata poi così male. Now we have like 13 13 days. days. Do you have 13 clothes to lose? First impression of my arrival. And then now I have deja vu. Like from Tenerife a Burger King. Dopo questo piccolo prank, tutto organizzato ovviamente, non ci restava altro che raggiungere la nostra casa. Prendiamo il nostro bolide alla modica cifra di 8 euro al giorno e partiamo in queste condizioni. We are not tourists, okay? We are fucking backpackers. Siccome questo deve essere un manuale di non sopravvivenza, ci tengo a fare delle precisazioni. Questo è Giorgio. Giorgio non ha mai guidato un motorino in vita sua. Giorgio non ha mai guidato dal lato sinistro della strada in vita sua. Giorgio non ha mai giocato a Mario Kart nella vita reale in vita sua. Ma entro pochi secondi Giorgio farà tutto questo con un passeggero dietro e 4 valigie. Watch out for the Mario Kart. Hey bitches! No, they're ruining the race! Giorgio non ha mai guidato su strade senza alcun tipo di regole stradali, ma Giorgio è più agguerrito che mai. If I'm not gonna die today with you, it will be a success, okay? Ed è stato un successo. Ne siamo usciti integri e completamente intatti. What an ass. Questo successo mi ha portato in uno di quei luoghi che se non ci sei stato non puoi dire di essere stato veramente in Thailandia. E dopo qualche classica foto con i miei fans ho assaggiato il toast famoso al mondo. It's a bit strange. Strano un cazzo, è devastante, però non lo capisci subito, perché quel toast è un po' come i Saiyan. Ogni volta che lo mangi è sempre più buono. Ma mentre sono lì che sto assaggiando il mio toast, arriva una bellissima bambina e mi offre uno dei suoi dolcissimi biscottini. Allora io decido di dargli un pezzetto del mio buonissimo toast. The whole vlog will be about us tasting the food. Look. But people like Yeah, to see other people eat, Okay. especially Italians. It's good. Where are we going? To Katanoi Beach in Phuket. This is the Sardinia. Sarà che le aspettative erano alle stelle,
ma dopo 420 pappardelle non avevamo voglia di passare un'intera giornata in una spiaggia che puoi benissimo trovare anche in Sardegna. Volevamo qualcosa di più tipico. E cosa c'è di più tipico che non un santuario di elefanti? Poor guys. They don't look at me. I think they are drugged as fuck. E pensavate che saremmo cascati in quelle trappole per turisti dove maltrattano gli animali e li tengono in catene? E invece abbiamo cercato su internet e siamo andati in quello più affidabile, con le migliori recensioni. E tac! What? In chain? No. Okay, you have to tell to the vlog that we refuse to ride on the elephant, No, okay? yeah, we don't like this place. Never go here. We thought we just feed an elephant. It's a good thing. Feed an animal. Not in chains. Not feed an animal in chain. Never. We didn't know. We didn't know. Look at him. Look at him. Take it. I didn't know. We didn't know. I didn't know. For sure. I checked the reviews. I'm sorry. Ciao, 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 ciao. Ciao bambino. A nostra discolpa posso dire che capire in che posti andare in Thailandia è piuttosto complesso. E soprattutto penso che sia di uso comune maltrattare gli animali, visto che poi siamo andati a pranzo e... He ran some soup from the barber. Ciao, ciao. Ciao Ciccio! Ciao, ciao. Ciao Ciccio! Ciao. What the haircut do you have? Inizialmente non me ne ero neanche accorto, ma poi mi accorgo che sto cane leviatano era completamente rapito dalla ragazza che stava di fronte. Allora la guardo meglio e davanti a noi c'era una delle crush di tutti i ragazzi italiani. Niente po' di meno che Niki Passerella. Poi ovviamente mi ha riconosciuto, abbiamo fatto 2 chiacchiere, se vediamo al baccaretto da Lele Parnos Pris, bim boom bam. Alla fine le ho detto, oh Nick, devo andare a fare una kayakata a Playa dei Gustavi. Ci sentiamo su TikTok, 2 baci e via. Drums pound hard, kick it in the door. Shadows on the wall ain't safe no more. Cracks in the ceiling bleed out the night. Truce in the corner, fist clenched tight. La vedi Lucy? Questa non è la felicità. Quella lì è la felicità, Lucy. That is happiness. Not this. That is happiness. So I go. Ciao. You know why this? What is this? Pirelli, it's Not this. Jersey. Just Signore, pietà. Milan. Cristo, pietà. Football. Signore, pietà. Futsal. Cristo, pietà. There is a match tonight. Oh my god. Perché ragazzi, quando l'Inter gioca, si sta a casa, senza se e senza ma. Non si accettano compromessi. Beauty first. What the fuck? Ho un bel risveglio con un Papa Condor spiaccicato. Facciamo per passargli a fianco e sto bastardo inizia tutto a ricomporsi. Tutto a posto. But we have our motorbike there. Okay. Tu Okay. dammi l'orso, il leone, ma Calm down. Okay. Keep calm. c'è gli scanchenici. I am vaccinated. Me no. Come on, babe. Come on. I'm not scared about you. No! I'm sorry. Let's go. Run. I don't know. For the content.
Royal. A quel punto eravamo pronti per affrontare uno dei metodi più semplici su come morire in Thailandia. It's a caffè? Buddha. A big Buddha. A big gold Buddha. Ma prima un ultimissimo e velocissimo appunto. Penso che una delle cose più fighe di tutta la Thailandia sia andare in giro e vedere nei posti più strani sti Buddha giganteschi d'oro che ti tolgono completamente il fiato. Penso veramente non ci sia niente di meglio di trovare sti giganteschi simboli di religiosità. Hulk. Okay, this is more interesting What than the the Buddha. A fucking King Kong. It's even better. Deadpool. Capitan America. Okay, What where the fuck? Oh, wait, now we have to go there. Da lì in poi la strada sarebbe diventata una discesa mortale con dossi, sassi, buche, chi più ne ha più ne metta. E siccome questa è una guida su come non sopravvivere in Thailandia, decidiamo di proseguire motorino, fino a che non vediamo che era un totale suicidio, e allora decidiamo di fermarci e proseguire a piedi. I'm alive. Ma dove sta l'errore? Andiamo avanti. We drive here. I'm didn't have to walk because of your knee. Because of your knee. Always mine. Always mine. Non mancherà tanto, penso. 2 hours later. Maremma di una bugaiola. Però ragazzi, tutta quella fatica, tutti quei 40 minuti a piedi ne erano valsi completamente la pena. Il posto era stupendo, c'era un locale fighissimo con anche un dondolo sull'acqua, un tramonto mozzafiato e tutto era perfetto. Forse anche troppo perfetto. Infatti mancava solamente una cosa: le persone. Ma perché in un posto del genere, al tramonto, orario di punta, non c'era nessuno? Ve lo spiego io. Noi furbi non avevamo pensato che se l'andata era stata dura, il ritorno sarebbe stato ben peggio. 400% di pendenza in salita e soprattutto il buio che stava arrivando. E non un buio normale, buio pesto, ma pesto. Perché giustamente gli Jumanji non è che ci siano lampioni o altre fonti di luce. Quella salita, in mezzo alla giungla, senza vedere niente, in ciabatte, solo a pensarci mi vengono i penotti. E lì ragazzi, quanto ho rimpianto quelle guide, quanto avrei voluto che qualcuno mi avesse detto dopo il tramonto devi sgommare via. Ma proprio quando pensammo di essere spacciati, miracolo. Da dietro arriva una macchina con gli ultimi 2 dipendenti del locale che se ne stavano andando. Accostano a fianco a noi e ci chiedono di salire. E in quella macchina ho goduto come un cane. Perché allora avevo ragione io, non servono 1000 guide per godersi un viaggio. C'è sempre una soluzione per tutto. E per carità, a volte devi anche avere un po' di fortuna. Ma questo certo non mi manca. Non ho capito cosa hai detto? In che senso ci hanno lasciato in mezzo alla strada? Avevamo dimenticato il motorino nel bel mezzo della salita. Oh porca. Okay, good luck. Good? Okay. Oh shit. Oh, watch out. Oh my god. But should I go by walk? Yeah? Okay, stop. Okay, we could let the bike up. I'm sorry, it was for your knee. I think he will die. So? It's a dick. We should buy it for your mom. For my mom.